Sai, Giovanni, voglio iniziare con una piccola nota personale oggi. La settimana scorsa avevamo promesso l'uscita del nostro libro e purtroppo non è stato possibile rispettare quella data. Ci scusiamo sinceramente, abbiamo avuto dei contrattempi imprevisti e abbiamo preferito prenderci il tempo necessario piuttosto che pubblicare qualcosa che non fosse perfetto per voi. Esatto. Ci tenete così tanto, voi che ci seguite ogni settimana, che volevamo darvi il meglio e per ringraziarvi della vostra pazienza abbiamo pensato a qualcosa di speciale. Sì, sceglieremo 10 persone tra i nostri ascoltatori e regaleremo loro il libro prima ancora della pubblicazione ufficiale. Se siete interessati, il link per partecipare è nella descrizione di questo episodio. Non mancate! E ora passiamo all'episodio di oggi, che è davvero uno dei miei preferiti. Parliamo di shadowing, una tecnica di apprendimento linguistico che ha letteralmente cambiato il modo in cui molte persone imparano a parlare una lingua straniera. Sì, e voglio partire da una domanda che ci viene fatta spesso. Perché capisco abbastanza bene l'italiano quando lo leggo, ma quando devo parlare mi blocco? Ti riconosci in questa situazione? Assolutamente. È una delle frustrazioni più comuni tra chi studia le lingue. Si chiama il gap tra comprensione passiva e produzione attiva. E lo shadowing è una delle tecniche più efficaci per colmare questo divario. Esatto, ma partiamo dall'inizio. Cos'è esattamente lo shadowing? Il termine inglese to shadow significa seguire qualcuno come un'ombra, imitarne ogni movimento. Nel contesto linguistico significa ascoltare un parlante madrelingua e ripetere quello che dice quasi in simultanea, come un eco, ma in tempo reale. Proprio così. Non stai aspettando che la frase finisca per poi ripeterla. Stai cercando di stare quasi alla pari con chi parla, con un ritardo di pochissimi secondi. È un po' come essere il doppiatore di te stesso in tempo reale. Mi piace questa immagine e la cosa straordinaria è che questa tecnica non allena solo la pronuncia, allena il tuo cervello ad automatizzare i pattern del linguaggio, i ritmi, le intonazioni, le pause naturali. Esattamente. Quando fai shadowing regolarmente, il tuo cervello smette di tradurre e inizia a processare direttamente nella lingua target. Ed è lì che la fluenza vera comincia. Prima di spiegare come si fa, però, voglio che i nostri ascoltatori capiscano perché funziona da un punto di vista neurologico. Non è magia, c'è una spiegazione scientifica molto interessante dietro. Sì, assolutamente. I neuroscienziati parlano di neuroni specchio, strutture nel cervello che si attivano sia quando eseguiamo un'azione, sia quando la osserviamo negli altri. Quando senti qualcuno parlare e cerchi di imitarlo immediatamente, stai attivando questi meccanismi in modo molto potente. E non solo, lo shadowing attiva simultaneamente diverse aree del cervello, quella uditiva, quella motoria legata alla produzione del suono e quella che elabora il significato. È un allenamento completo, non parziale. Per questo è così diverso dal semplice ascolto passivo. Guardare un film in italiano mentre fai altro è utile, ma è come fare una passeggiata. Lo shadowing è come correre, molto più intenso, molto più efficace per costruire la resistenza linguistica. Allora, parliamo di come si fa concretamente, perché lo shadowing non è semplicemente metti su un audio e parla sopra, ci sono passaggi precisi che lo rendono davvero efficace. Sì, e il primo punto è fondamentale, la scelta del materiale. Non tutto va bene per fare shadowing, soprattutto se sei a un livello intermedio. Il materiale deve essere nella tua zona di comfort linguistica, non troppo facile, ma nemmeno così difficile che non capisci quasi nulla. Esatto. Una regola pratica. Se capisci almeno il 70-75% di quello che senti senza leggere la trascrizione, quel materiale è adatto. Se capisci meno, è troppo difficile per lo shadowing e rischi di ripetere suoni senza alcun ancoraggio semantico. E quali fonti usare? Dipende dal livello e dagli interessi. Per i principianti, dialoghetti lenti e chiari, audiolibri per bambini o i nostri stessi episodi di Italian Pod. Per gli intermedi, interviste radiofoniche, podcast di attualità, TED Talks in italiano. Per gli avanzati, invece, e qui viene il bello, potete usare qualsiasi cosa: serie TV, stand-up comedy, dibattiti politici. Più il materiale è naturale e veloce, più l'allenamento è intenso. Il secondo passaggio è l'ascolto attivo preliminare.
Prima di fare shadowing su un pezzo audio, ascoltalo 1 o 2 volte senza cercare di ripetere. Concentrati sul significato, sull'intonazione generale, sulle pause. Questo è importantissimo. Lo shadowing non funziona bene se non hai idea di cosa stai dicendo. Devi avere un'immagine mentale del contenuto prima di iniziare a imitare la forma. È come imparare una coreografia. Prima guardi il ballerino fare tutto il pezzo, poi inizi a imitare i movimenti. Se cerchi di copiare ogni passo senza mai aver visto il tutto, ti perdi continuamente. Perfetto paragone. Terzo passaggio, inizi lo shadowing vero e proprio. Metti l'audio e parli insieme o quasi insieme a chi senti. All'inizio sarà goffo, ti perderai, balbetterai. Va benissimo, è normale. Anzi, direi che se all'inizio non ti senti un po' ridicolo, probabilmente non stai facendo shadowing abbastanza intensamente. Devi uscire dalla zona di comfort sonora. Esatto. E un consiglio pratico, fallo ad alta voce, non sottovoce. Il motivo è che la produzione del suono richiede uno sforzo muscolare reale, le labbra, la lingua, il diaframma. Mormorare non allena quei muscoli allo stesso modo. È come fare palestra. Se sollevi pesi leggeri sempre con mezza forza, i risultati arriveranno molto più lentamente. Devi dare il massimo per creare veri adattamenti. E quanto devo farlo ogni giorno? Questa è un'altra domanda che ci viene posta spesso. La risposta non è il più possibile. 15-20 minuti al giorno di shadowing intenso valgono molto più di un'ora svogliata. La qualità batte la quantità? In questo caso assolutamente sì. Il cervello si stanca e lo shadowing è cognitivamente molto impegnativo. Meglio fare sessioni brevi e concentrate piuttosto che sessioni lunghe in cui la mente vaga. Io aggiungo anche meglio farlo ogni giorno che farlo 3 ore una volta a settimana. La costanza è la chiave per costruire l'automatismo linguistico. Il cervello impara per ripetizione distribuita nel tempo, non per esposizione massiva e sporadica. Parliamo ora delle varianti dello shadowing, perché non esiste un solo modo di farlo. A seconda del tuo livello e dei tuoi obiettivi, puoi adattare la tecnica. Sì, la prima variante è lo shadowing con trascrizione. Hai davanti a te il testo scritto mentre ascolti e ripeti. È la modalità più semplice, perfetta per i principianti o per materiali molto difficili. Hai un ancoraggio visivo che ti aiuta a non perderti. La seconda variante è lo shadowing senza trascrizione, solo audio. Devi affidarti esclusivamente all'orecchio. È più difficile, ma molto più efficace per allenare la comprensione uditiva e la memoria di lavoro. C'è anche una terza variante, che io chiamo shadowing a segmenti. Dividi l'audio in pezzi da 10-15 secondi. Ascolti un segmento, lo ripeti senza l'audio, cercando di imitarne tono e ritmo, poi ascolti di nuovo e confronti. Poi passi al segmento successivo. Questa variante è ottima per lavorare sulla precisione. Non si tratta di velocità, ma di qualità. Vuoi che la tua versione suoni il più vicino possibile all'originale. E poi c'è quello che in gergo si chiama shadowing cieco. Ascolti l'audio senza alcun testo davanti, in una lingua che conosci abbastanza, e provi a seguire il flusso senza fermarti mai. Non importa se perdi dei pezzi, vai avanti, riagganci il filo dove puoi. Questo allena qualcosa di molto specifico, la capacità di recuperare rapidamente dopo aver perso il filo. Ed è una skill fondamentale nella conversazione reale. Nessuno parla in condizioni perfette, con audio cristallino e velocità controllata. Esattamente. Nella vita reale le persone parlano veloce, sovrappongono le voci, cambiano argomento improvvisamente. Lo shadowing cieco ti prepara a gestire quella complessità senza farti prendere dal panico. Voglio anche sfatare un mito che circola molto. Lo shadowing migliora solo la pronuncia. Falso. O meglio, migliora la pronuncia sì, ma è solo uno dei benefici. Esatto. Lo shadowing migliora l'intonazione, quella musicalità della lingua che rende un parlante straniero più naturale da ascoltare. Migliora il ritmo, sai dove accelerare e dove rallentare, come fa un madrelingua. Migliora la capacità di ascoltare e produrre simultaneamente. E poi c'è un beneficio meno ovvio. Lo shadowing espande il vocabolario passivo in modo implicito. Quando ripeti continuamente le stesse strutture in contesti reali, queste si fissano nella memoria senza che tu debba studiarle intenzionalmente.
Sì, è l'apprendimento implicito di cui parlano i linguisti. Il tuo cervello assorbe pattern grammaticali e lessicali attraverso l'esposizione ripetuta, non attraverso la memorizzazione consapevole delle regole. Ed è uno dei motivi per cui i bambini imparano la loro lingua madre così bene. Nessuno spiega loro la grammatica. La assorbono attraverso milioni di ripetizioni nell'arco degli anni. Ovviamente noi adulti non possiamo fare milioni di ripetizioni, ma lo shadowing è uno dei modi più efficaci per comprimere quel processo e accelerare l'acquisizione naturale della lingua. Prima di andare avanti, facciamo una piccola pausa pratica. Se avete una cuffia o un auricolare a portata di mano e siete in un posto dove potete parlare, questo è un buon momento per fare un micro esercizio. Allora, il micro esercizio è semplice. Riascolta le ultime 3 o 4 frasi che ho detto, puoi tornare indietro nell'episodio e prova a ripeterle quasi insieme a me, come un'ombra. Non aspettare che finisca ogni frase, segui il ritmo. Pronto? Via! Perfetto. E se ti sei sentito goffo o impreciso, benvenuto nel club. È esattamente così che ci si sente all'inizio. Con il tempo e la pratica, quella sensazione scompare e rimane solo la fluidità. Voglio ora parlare di un aspetto che spesso viene trascurato, l'importanza della registrazione. Registrarti mentre fai shadowing è uno degli strumenti più potenti che hai a disposizione. Assolutamente sì. Il nostro orecchio interno, quello con cui ci sentiamo mentre parliamo, è ingannevole. Spesso pensiamo di suonare molto meglio di quanto non suoniamo realmente. La registrazione ti dà un feedback oggettivo. Come si fa? Semplice. Registra te stesso mentre fai shadowing su un pezzo di 2-3 minuti. Poi ascolta la registrazione confrontandola con l'originale. Nota le differenze, dove hai accelerato troppo, dove la tua intonazione diverge, quali suoni risultano ancora stranieri. E non giudicarti con durezza. Usa la registrazione come mappa, non come verdetto. Ti dice dove sei adesso e dove devi lavorare. Nient'altro. Io consiglio di fare questa registrazione comparativa almeno una volta alla settimana. Nel corso di un mese, se sei costante, sentirai una differenza reale. È molto motivante perché hai la prova concreta dei tuoi progressi. Parliamo anche di un errore comune. Scegliere parlanti troppo lenti o troppo da manuale per fare shadowing. Capisco la tentazione, è più facile seguirli, ma ti stai addestrando a una lingua che non esiste nella realtà. Esatto. I madrelingua non parlano come i doppiatori di un documentario didattico. Mangiano le sillabe finali, legano le parole, usano contrazioni, cambiano il ritmo continuamente. Se ti alleni solo su audio perfetti e lenti, sarai spiazzato nelle conversazioni reali. Questo non significa buttarti subito sul dialetto siciliano più rapido che trovi. Significa che, una volta che sei solido con il materiale più controllato, devi progressivamente esporti a parlanti sempre più naturali. Sì, la progressione graduale è la chiave. Pensa allo shadowing come a un percorso a ostacoli. Prima impari a camminare con stabilità, poi corri, poi aggiungi gli ostacoli. E a proposito di progressione, come sai quando sei pronto a passare a materiale più difficile? Una regola semplice. Quando riesci a fare shadowing su un pezzo senza perdere quasi mai il filo e senza sentirti completamente esausto dopo 5 minuti, è ora di alzare l'asticella. Perfetto. Voglio anche menzionare un aspetto psicologico importante. Molti studenti all'inizio si vergognano di fare shadowing, specialmente se vivono con altre persone. Si sentono ridicoli a parlare da soli ad alta voce seguendo un audio. È assolutamente comprensibile, ma voglio rassicurare tutti. Questa vergogna scompare rapidamente, soprattutto quando inizi a vedere i risultati. E poi, gli attori lo fanno, i cantanti lo fanno, i doppiatori professionali lo fanno. È una pratica rispettabile, non una stranezza. Se proprio non riesci a farlo in casa per questioni di privacy, ci sono alternative. Fallo in macchina, in cuffia durante una camminata, in un parco tranquillo. L'importante è che la voce esca, non solo nella tua testa. Passiamo ora a un argomento che trovo particolarmente affascinante. Come combinare lo shadowing con altre tecniche di apprendimento per creare un sistema davvero potente. Sì, perché lo shadowing non va visto come uno strumento isolato. Funziona meglio quando è integrato in una routine più ampia. Vediamo alcune combinazioni efficaci. La prima è shadowing più Anki, o qualsiasi sistema di flashcard con ripetizione spaziata.
Quando fai shadowing su un pezzo audio e incontri una parola o espressione nuova, la aggiungi alle tue flashcard. Poi la rivedi nei giorni successivi. Le due tecniche si rinforzano a vicenda. Lo shadowing ti dà il contesto sonoro e d'uso, le flashcard ti danno la revisione sistematica. Ottimo! La seconda combinazione è shadowing più trascrizione attiva. Dopo aver fatto shadowing su un pezzo, provi a trascriverlo tu stesso, senza guardare il testo originale. È un esercizio di dettato inverso, diciamo. Poi confronti con l'originale e vedi dove hai sbagliato. Questo è particolarmente utile per chi vuole migliorare anche la scrittura e la comprensione dei suoni. Spesso non sappiamo come si scrivono parole che sentiamo continuamente, perché le abbiamo solo ascoltate e mai analizzate visivamente. La terza combinazione è shadowing più speaking partner. Fai shadowing da solo per allenare i meccanismi base, poi porti quelle strutture e quell'intonazione nelle conversazioni reali con un partner o un tutor. Lo shadowing ti prepara, la conversazione ti testa. Ah, questa è potentissima. È come allenarsi in palestra e poi giocare la partita vera. L'allenamento non sostituisce la partita, la rende più efficace. Esattamente. E la quarta combinazione, che forse è la mia preferita, shadowing più imitazione di personaggi. Scegli un personaggio di una serie TV italiana o un presentatore televisivo che ami. Fai shadowing specificamente su di lui o lei. Cerca di catturarne non solo la pronuncia, ma anche la cadenza, la personalità vocale. Quindi si tratta un po' di recitare. In un certo senso sì, e funziona benissimo perché hai un modello specifico, riconoscibile, a cui tendere. Non stai cercando di suonare come un italiano generico, cosa che non esiste, ma come una persona specifica, reale, che puoi ascoltare ancora e ancora. Mi piace moltissimo e c'è anche un elemento di divertimento che non va sottovalutato. L'apprendimento funziona meglio quando ti coinvolge emotivamente. Se ami un personaggio, sarai naturalmente più motivato a imitarlo bene. Assolutamente. La motivazione intrinseca è il carburante di tutto il processo. Non stai studiando per un esame, stai costruendo qualcosa che ti appartiene. Voglio ora rispondere a una domanda che ci è stata posta da un ascoltatore. Si chiama Marco, è di Milano ma vive a Berlino e sta cercando di mantenere vivo il suo italiano mentre impara il tedesco. Ah, che situazione interessante. Una lingua madre che rischia di arrugginirsi mentre ne impari un'altra. La sua domanda era: posso fare shadowing anche per mantenere una lingua che già conosco? E la risposta è assolutamente sì. Anzi, lo shadowing è uno strumento eccellente per mantenere la fluidità in una lingua che usi meno spesso. Sì, perché il rischio con le lingue in pausa è che la produzione si irrigidisca, anche se la comprensione rimane buona. Lo shadowing mantiene attiva la parte produttiva, i muscoli articolatori, i pattern ritmici, l'automatismo espressivo. E per chi, come Marco, vive in un ambiente linguisticamente diverso, è anche un modo per immergersi nella propria lingua ogni giorno, anche solo per 15 minuti, mantenendo vivo il legame emotivo e culturale con essa. Prima di concludere, voglio costruire insieme a voi un piano di shadowing concreto su 4 settimane, qualcosa che potete iniziare domani o anche oggi se siete entusiasti. Perfetto. Settimana 1. Fase di orientamento. Scegli 2 o 3 fonti audio che rispettano la regola del 75% di comprensione. Fai shadowing con trascrizione, quindi hai il testo davanti. 15 minuti al giorno, ogni giorno. Obiettivo: abituarti al meccanismo senza sentirti sopraffatto. Settimana 2. Alza leggermente la difficoltà. Togli la trascrizione su metà del materiale. Continua con gli stessi 15 minuti, ma aggiungi la registrazione una volta durante la settimana. Ascoltati, nota le differenze rispetto all'originale. Non giudicarti. Settimana 3. Introduci lo shadowing a segmenti. Lavora su pezzi da 10 secondi con attenzione alla precisione, non alla velocità. Puoi anche introdurre un secondo tipo di materiale. Se prima usavi un podcast, aggiungi un breve video o un'intervista. Settimana 4. Prova lo shadowing cieco su almeno metà del materiale e soprattutto porta qualcosa che hai shadowing in una conversazione reale, una frase, un'espressione, un'intonazione che hai assorbito. Usala, vedila vivere. Questo è il test finale, quello che trasforma l'allenamento in competenza reale. Quando usi nella conversazione qualcosa che hai imparato con lo shadowing e ti viene naturale, sai che il processo sta funzionando.
E poi ricomincia il ciclo con materiale più difficile. Lo shadowing non ha un punto di arrivo, è una pratica che puoi mantenere per sempre, adattandola al tuo livello crescente. Esattamente. I poliglotti più efficaci che conosco, persone che parlano 5-6 lingue, spesso descrivono qualcosa di molto simile allo shadowing come parte della loro routine quotidiana, anche quando sono già fluenti. Perché la fluenza non è un interruttore che si accende una volta sola, è un muscolo che si mantiene con l'uso. E lo shadowing è uno degli allenamenti più efficienti che esistono. Prima di salutarci, un ultimo pensiero. So che molti di voi sono frustrati perché capiscono l'italiano molto meglio di quanto riescano a parlarlo. Voglio dirvi, quella frustrazione è un segnale positivo. Significa che la vostra comprensione è avanti rispetto alla produzione, il che è normale e in realtà il percorso corretto. Sì, lo shadowing è lo strumento che aiuta la produzione a raggiungere la comprensione e quel momento in cui le due coincidono, quando parli con la stessa naturalezza con cui capisci, è uno dei momenti più belli dell'apprendimento linguistico. È anche uno dei più motivanti, perché in quel momento non stai più studiando l'italiano, lo stai vivendo. Perfettamente detto. Allora ricordate, il link per partecipare all'estrazione del libro è nella descrizione. 10 fortunati lo riceveranno prima di tutti gli altri. Fateci sapere nei commenti se avete già provato lo shadowing o se inizierete dopo questo episodio. Siamo curiosi di sapere come va. E come sempre continuate ad ascoltare, continuate a praticare e ricordate che ogni minuto passato con l'italiano è un investimento che non va mai perso. A presto! A presto a tutti!